È tutto vero e sta succedendo adesso. In un mondo assuefatto all'idea che i sogni non si possano realizzare, i sogni, la felicità, i miracoli sono a portata di mano. E questo sono io, Fabio, piacere. Insieme ad altri pazzi che chiamo soci abbiamo creato la rock band più grande del pianeta. E no, la nostra non è solo una storia di musica. Un giorno ho pensato, ma quanto sarebbe bello vedere i Foo Fighters nella mia città, a Cesena. Ma per convincerli serviva un'idea, qualcosa di mai visto, qualcosa di ritenuto impossibile. 1000 perfetti sconosciuti, 1000 musicisti a suonare una loro canzone. E infine, davanti alla camera, l'appello accorato. Ciao Cesena, sono Davide. Questo video? Ma che bello, che bellissimo. Stiamo arrivando, prometto. Ciao Davide, che bellissimo. Ci vediamo a Cesena. Ti amo. Ciao! E i Foo Fighters ci sono venuti a Cesena, ma quello che avevamo creato era in verità qualcosa di più grande. Non potevamo certo permettere che quella fonte di felicità si esaurisse. E dopo poco il nostro primo concerto da band. Il primo passo di un viaggio che da quel giorno non si è più fermato e che ci ha portati a riempire gli stadi di tutto il mondo. E dopo 10 anni abbiamo deciso che tutto questo andasse celebrato, lì dove tutto è iniziato. Questa è la storia di 2 giorni di pioggia, amore, gratitudine e rock and roll. Ok, per tutti, coprire andare in tribuna, non fermiamoci a chiacchierare, per favore. Non esiste un Rock in 1000 senza un po' di strizza da meteo, ci ha sempre minacciati, ci ha sempre affiancati, però devo dire anche la verità, ci ha anche sempre risparmiati. Poi adesso mi tocco, speriamo che anche sto giro sia che il dio del rock sia clemente e ci faccia solo un po' di strizza, ma poi alla fine ci salvi. Quando è nato Rock in 1000 io abitavo a Cesena, quindi l'ho visto proprio nascere. Un giorno ero in un locale e c'era Fabio che parlava con i ragazzi e raccontava questa idea. Io sono una giornalista, quindi mi sono avvicinata e ho chiesto delle informazioni. E da lì ho deciso di aiutare con la mia penna, come potevo, questo ragazzo con questa sua idea folle. E quindi da lì poi è andato tutto e ovviamente essendo anche una cantante mi sono iscritta. Dopo la prima volta ho partecipato a tanti altri concerti, siamo stati a Parigi, siamo stati a Roma, insomma veramente adesso non riesco neanche a ricordarli tutti perché sono veramente tanti. È bellissimo perché si vede negli occhi di chi arriva per la prima volta la stessa emozione che noi abbiamo avuto la prima. È proprio questo potere che ha Rock in 1000 di mettere insieme le persone, di farle divertire e di creare tanto amore, perché si tratta proprio di questo, di energia positiva. È un anniversario bellissimo. Nessuno di noi aveva idea di cosa potesse mai venire fuori. Uno dei ricordi più belli del Rock in 1000 nel 2016, il primo concerto di Cesena all'apertura con Bittersweet Symphony, partono i violini e già lì è incredibile. Appena poi incominciano a partire le batterie, il boato delle persone. E sentivi sotto il pavimento che tremava, il prato che tremava dal boato della gente. Quella è stata una cosa unica. Chi c'era sa quel momento lì, perché quel momento lì è stato unico, magico.
Questo è quello che devo fare io da solo sul palco. In questo preciso istante fuori sta diluviando, quindi c'è un po' di fermento per capire un po' come controllare la sicurezza. Questa sera il concerto abbiamo deciso che lo apro io e non l'ho mai fatto, non ho mai suonato da solo, veramente da solo al centro del palco, anche se devo fare una roba molto banale ho la certezza di ritrovarmi lassù con la mente completamente annebbiata, la gola felpata, le mani completamente paralizzate, quindi sto cercando di provare il più possibile. E la seconda cosa che invece io provo qua dentro il mio stanzino, sempre lontano da occhi discreti, è la seconda cosa ansiogena del mio concerto, che è il mio speech, in cui ogni volta che c'è il concerto di Rocky in 1000, più o meno a metà, c'è un momento in cui cerchiamo di raccontare cose che stanno dietro le quinte o comunque cose che riguardano un po' lo spirito di Rocky in 1000, no? Non solamente i tanti musicisti che suonano, ma anche il significato che Rocky in 1000 vuole rappresentare, quindi tutto il tema dell'inclusione, della fratellanza, della condivisione. Questi temi qua sono delle astrazioni fondamentalmente, no? Il concetto di fratellanza, il concetto di inclusione, quando in realtà l'esperienza di Rocky in 1000 è un'esperienza fisica. Quello che le persone provano suonando, ma anche il pubblico che viene, è un qualche cosa di fisico, veramente di potente, di persone che si guardano proprio in faccia, negli occhi. Questa sera volevo proprio parlare di questa fisicità, di questa sensazione che quello che stiamo facendo è qualcosa di giusto. Giuro di suonare solo le note che servono e non una di più. Giuro di non suonare durante le pause. Giuro di seguire il metronomo nelle mie cuffie. Giuro di dare tutto quello che ho per questo pubblico incredibile.
Io sono entrato e mi veniva da piangere. A un certo punto si ferma tutto. Tu continui ad andare avanti, ma non ci sei mentalmente, perché è una cosa incredibile. Se una persona ci pensa, poi arrivano tante di quelle cose nella mente a cui non riesce a rispondere, per quanto è incredibile Rocky 1000. È un'esperienza che di sicuro non si scorda facilmente. Secondo me ha un significato importante Rocky 1000 perché dimostra come l'unione delle persone può avvenire in un modo molto facile. Si vanno a creare anche legami, non è tanto il fatto suoni e basta, perché si creano legami, amicizie come ho fatto io con molte persone. Ad esempio ho conosciuto una persona qui davanti a me che è colombiana, una persona qui che è di Roma, persone della Toscana, delle Marche, del Veneto, della Puglia, di Milano, ovunque. Il vedere le star, gli special guest che entrano per Rocky 1000 dove suoniamo noi, ti fa pensare, ma vuoi vedere che le star siamo noi e noi gli special guest? Perché poi diventano pure loro uno dei 1000, perché di solito tu vai a vedere questi special guest, ad esempio Diodato, ma questa volta è Diodato che suona per te e tu suoni con Diodato. Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. A chi mi dice che è una guerra santa, a chi mi dice che è una guerra giusta, a chi mi dice che la guerra è guerra e allora vale tutto, tutti giù per terra. A chi mi dice che al di là del confine sarò per sempre straniero. E se vuoi stare coi giusti non devi pensare, seguire il sentiero. Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. Non ci credo più, non ci credo, non ci credo più. Grazie. Grazie davvero. Nei 10 anni Francoforte mi ricordo un bambino di 13 anni nemmeno che suonava batteria e suonava batteria accanto a me
E io mi ero appena fatto male a un pollice, quindi mi usciva il sangue, e un bassista tedesco mi aveva messo il nastro isolante. Si avvicinò questo bambino italiano con un cerotto con i dinosauri sopra. Io gli ho guardato, le mani erano piene di cerotti. Gli ho detto: se reggi tu reggo anch'io. Questa è la cosa che mi fa sentire proprio la forza della comunità, di tutti i musicisti che stanno qua dentro. È un'emozione, la punta del diamante. La cosa bella è anche riuscire ad avere una connessione anche con gli ospiti, con le star che vengono qua. Stanno qui con noi e si godono quello che, quello che viviamo, cioè quindi le prove, rifanno il brano con noi, stanno con noi, si fanno i concerti con noi. Io da bambino ho sognato una band, ma mai avrei immaginato di cantare in una band di 1000 ragazzi sognatori come pazzi come voi. Grazie a tutti. Here we go! Sulle mani! Peppe Vessicchio è la rockstar che amano tutti, cioè per me è come Mick Jagger. Lui questo tipo di attività proprio le ama, perché Peppe è molto legato al risvolto umano della musica, no? Ai rapporti umani. Peppe è la seconda volta che viene qua, quindi l'ho chiamato un po' di mesi fa, gli ho detto: guarda Peppe, noi quest'anno festeggiamo i 10 anni, ti prego devi venire perché qua ti aspettiamo tutti. Dirigere l'orchestra Peppe Vessicchio è veramente il sogno di chiunque prenda un microfono in mano. È true Italian legend. Ha arrangiato per 1000 musicisti un preludio di Bach e lo fa suonare a tutti. Ovviamente qua sono tutti un po', insomma, generalmente la musica che facciamo qua sono accordoni, no? Non tutte quelle scale incredibili, quindi là adesso sono tutti abbastanza tesi perché devono fare una roba piuttosto complicata fuori dalla comfort zone.
Adesso è ora di fare del rock. Dieci anni! alle stelle, ma il paradiso è un'astuta bugia. Tutta la vita è una grassa bugia. Sulle mani! Fregatura, sì, ma a volte è uno stroppo, una necessità, ed io con la musica mi cambio la pelle, ma il paradiso è un'astuta bugia, tutte le vite per primo la mia. E quale catarsi migliore, quella di 1000 musicisti e di tutta questa platea, tutto in ginocchio. Cambio la pelle, il paradiso è un'astuta bugia, tutte le vite per primo la mia, e allora mamma mia il diavolo, arriva il diavolo. Sua santità
Il 26 luglio di 10 anni fa registravamo il video di Learn to Fly e più o meno a quest'ora tornavo a casa. Avevo il cuore che mi esplodeva di gioia e di gratitudine. Ero come stordito. E avevamo appena piantato un seme di fratellanza, di inclusione, di qualcosa che ancora non sapevo definire, non è che ci stessi pensando. L'avevamo fatto e basta. Quando guardo in faccia questi musicisti, perché le persone vanno guardate in faccia, provo una sensazione di giusto, proprio una sensazione fisica, perché Rocky 1000 è questo. Una sensazione fisica. E mi dico, cazzo, perché non può essere così in tutto il mondo? Perché non può essere così a Gaza, o in Ucraina, in Sudan, in Myanmar, in tutti i posti in cui stanno trucidando decine di migliaia di persone innocenti? Ieri quando scrivevo questo discorso guardavo la lista di questi paesi e mi si spezza il cuore. Lo so, la pace del mondo, che cosa stupida, che cosa ingenua, ma cazzo anche quello parte da un seme. E le piante funzionano tutte alla stessa maniera. Se le annaffi, crescono, altrimenti muoiono. E quindi scegliamo con cura quali piante annaffiare. Viva il rock and roll e viva Rocky 1000! Hey
è il nostro ritrovo, tornare a casa. Rock in 1000 è un po' una casa. A fine concerto è come se tu butti fuori tutto, no? La cosa più bella è che ci guardiamo negli occhi, scoppiamo a piangere, ci abbracciamo e siamo felici. Per me è importante che esista Rock in 1000 perché è una bella cosa. È una cosa che una persona almeno una volta nella vita deve assolutamente provare se ama la musica.